Benvenuti in questa nuova parte del mio vlog in Giappone, grazie per il supporto nei video precedenti e oggi vi porto a Himeji, Osaka e Kyoto, una parte molto interessante del vlog, quindi grazie per guardarlo, per qualsiasi cosa lasciate un commento, iscrivetevi o scrivetemi anche su Instagram. Ecco il vlog. Ed eccoci qui che parte la terza parte del vlog del Giappone. Lasciamo il sud del Giappone, Hiroshima, per andare a Himeji. Himeji è una piccola città di passaggio per tornare verso Tokyo. E l'itinerario era di andare a Osaka, poi Kyoto e poi tornare a Tokyo. Però abbiamo detto, c'è questa città che è comunque conosciuta per il suo castello bianco, il castello dell'Airone Bianco, che è quello che vedete, e abbiamo del tempo, quindi in realtà possiamo fermarci una mezza giornata o in mattinata comunque per dare un'occhiata e poi dormire ad Osaka, quindi proprio di passaggio. E siccome c'è lo Shinkansen, quindi il treno, quello ad alta velocità che si ferma proprio lì e non dura neanche tanto, abbiamo detto perché no. Quindi ci siamo fermati e abbiamo trovato una bellissima giornata. Anche qua ovviamente c'erano già i ciliegi in fiore, essendo al sud, c'era caldo e c'era tutte le persone fuori che festeggiavano la primavera. Quindi in questo campo enorme in cui abbiamo fatto anche la coda per andare a visitare il castello, che è stato molto molto carino. E alla fine è stato bello perché c'era il festival, c'era il cibo, c'era di tutto e c'era anche l'entrata allo zoo omaggio e quindi siamo andati. E poi abbiamo preso il treno e siamo arrivati ad Osaka, dove era già tardo pomeriggio, quindi siamo andati al B&B a piedi, siamo fermati un attimo a riposarci e poi siamo andati a vedere Osaka la sera. Osaka sembra un po' la Napoli del Giappone, quindi molto pittoresca, cibo di strada ovunque, c'era insegne, vita notturna, di tutto di più, molto molto nightlife oriented, molto animata, ma mi è piaciuta molto, soprattutto alla sera, e vedere così tanta gente diversa da Tokyo, quindi un po' più normale, tra virgolette, anche questi negozi dove si fa di tutto di più, giochi, eccetera, è stato molto particolare. Poi un giro per vedere la città ed è arrivato il secondo giorno di questo vlog. In realtà non mi ricordo nemmeno a che giorno siamo arrivati del viaggio, ma più o meno verso metà forse. E abbiamo visitato invece le parti da visitare dal punto di vista turistico di Osaka. Quindi diciamo i monumenti principali, anche qua il castello con questo parco bellissimo, ho assaggiato i mochi e c'era anche questo gruppo bellissimo di persone che facevano questo sport giapponese, penso che sia stato kendo, e abbiamo visitato il castello. Anche qua c'erano già i ciliegi e poi siamo andati verso la parte nord, quindi quella vicino alla stazione, dove invece c'è tutta la zona dei negozi. C'è questo edificio molto bello dove abbiamo fatto foto e video dove si vede tutto della città. Anche qua ci sarebbe stata la tower, ma più o meno sarebbe stato un po' ripetuta la cosa. E come vedete, una cosa che mi è piaciuta molto, oltre al Nintendo Shop e al Pokémon Store e al cibo, sono stati i takoyaki, ovvero il cibo diciamo tipico di Osaka, che sono queste palline di polpo che sono buonissime e qua sono molto particolari. Poi abbiamo fatto il Cinnamon Roll Café, abbiamo fatto un altro giro nella zona, quella di tutti i negozi, e poi siamo andati al sud e abbiamo visto un'altra parte che ci mancava, e in più questa ruota gigante panoramica che andava fatta. Anche se era tardi, siamo arrivati 5 minuti prima della chiusura, ci hanno fatta fare, e infine abbiamo assaggiato okonomiyaki e altri tipi di cibi tipici qui di Osaka. Alzati presto la mattina, di nuovo routine, ho cercato di mantenere, come vi dicevo, yoga tutte le mattine, almeno quello, e postare, e siamo diretti con lo Shinkansen, il treno ad alta velocità, verso la prossima tappa che è Kyoto. Anzi, in realtà non abbiamo preso lo Shinkansen perché c'era un trenino diretto, perché sono molto vicine, e Kyoto è stata pazzesca. Penso che ovviamente è la città secondo me più tradizionale giapponese, ovviamente molto turistica, però se volete vedere l'antico Giappone, quindi i templi, le strade, la parte tradizionale è tutta qui. Quindi cioè, non è tutta lì, però qua si vede tanto. È stato bellissimo, c'era
un sole pazzesco, ciliegi in fiore anche qua, gente ovunque, anche troppa forse, giardini, e c'erano anche le bancarelle con il cibo ovunque, e abbiamo visto i templi più famosi. Ovviamente era difficile visitare tutti i templi perché ce n'erano tantissimi, ma siamo riusciti a vedere il 90% delle cose che volevamo vedere. E anche perché, come tutto in Giappone, e penso anche come l'Italia, è uno di quei paesi in cui o ci dedichi anni e anni e anni e comunque non riesci a vedere tutto, o comunque cerchi di vedere le cose principali e poi ti adegui un po' e fai quello che ti pare, perché sennò impazzisci, corri ovunque. Noi abbiamo camminato 20 km al giorno per vedere il più possibile, ma ne è valsa la pena, perché alla fine abbiamo visto anche cose pazzesche. Qua anche alla sera ci eravamo persi questo tempio che invece alla fine apriva anche di sera, e quindi siamo riusciti a vedere anche lo spettacolo con le luci. Quindi in realtà, per fortuna, anche se le cose chiudevano presto, siamo riusciti a dare la priorità alle cose che chiudevano prima durante il giorno, per poi invece alla sera fare le cose che rimanevano aperte. C'erano anche questi giardini, è stato tutto molto molto bello, la foresta dei bambù. E poi ci siamo diretti verso il centro, che è una zona, diciamo, dove abbiamo corso, dove ci sono le geisha, dove ci sono i ristoranti tipici. È una zona molto tradizionale, ne abbiamo vista anche una, ma no, ovviamente non ci si può interagire perché loro stanno facendo le loro cose, ed è anche un po', secondo me, maleducato farlo, quindi stanno lavorando, praticamente hanno il loro stile di vita. E poi verso la zona dove si fa vita notturna, e infine verso il nostro hotel molto particolare ma molto carino, in stile un po' otaku. Qua in realtà è il secondo giorno qui a Kyoto, quindi ci siamo dedicati a visitare le altre cose che mancavano, quindi altri templi, altri giardini, altre strade. Questa è la strada del filosofo, e io speravo tantissimo che ci fossero già i ciliegi in fiore, e abbiamo trovato i ciliegi ed è stato bellissimo. Il tempio dorato. In più ci siamo soffermati anche in questi piccoli stand che vendevano dell'arte giapponese, e abbiamo comprato dei souvenir. Il gelato tipico, che era tra l'altro a tema di questo tempio dorato, quindi con le foglie d'oro e altre cose, e natura. E poi abbiamo visto la zona, c'è tutta questa zona che non mi ricordo esattamente come si chiama, penso Gion, in cui c'è la parte che vi ho fatto vedere nel giorno prima, quindi la zona delle geisha, la zona più tradizionale, ecco. E invece la zona dei templi, quella che abbiamo visto ieri, era una zona dove ci sono tantissimi templi e anche le due strade famose che avete visto, che sono quelle che vedete in tutte le foto. Questa invece era la foresta dei bambù e un cibo tipico di strada di Kyoto, e poi qualche giro nei negozi, dato che eravamo stanchi, e poi verso qualche negozio, Big Camera, il mio negozio preferito, e abbiamo assaggiato un altro piatto tipico che era il tonkatsu. E poi l'ultimo giorno qui a Kyoto l'abbiamo dedicato a fare una gita a Nara. Prima in realtà a un tempio che ci mancava, che era di strada, che è questo qua bellissimo. Purtroppo pioveva, ma per fortuna i posti che siamo andati a visitare erano Nara e il Fushimi Inari, che anche con la pioggia danno quella sensazione bellissima di mistico. Nara è praticamente la capitale quasi spirituale, o lo è stata, del Giappone, ed è famosa per questi animali che vedete ovunque, che non ho ancora capito se sono cerbiatti, se sono cervi, se sono caprioli. Insomma, questi animali bellissimi che girano ovunque, li vedete ovunque, e ci sono giardini, ci sono templi, ci sono foreste, c'è di tutto e di più, e quindi ci siamo soffermati a visitare questa zona molto molto bella. E invece la seconda parte da visitare, che era un po' più in là, si chiamava Fushimi Inari. Come vedete ci sono sia templi buddisti che templi shintoisti, e li vedete della differenza che ovviamente quelli buddisti hanno il Buddha all'interno enorme, non in tutti si poteva riprendere, io ho ripreso ovviamente quelli in cui si poteva riprendere. Invece quelli shintoisti, che è più una cosa tradizionale, più una cosa invece legata, non dico al paganesimo, ma quasi a una cultura, è più cultura, ecco, per loro, è un po' come le nostre tradizioni, è un po', se vogliamo paragonarlo, non è quasi una religione, ma è più tradizionale. Invece è diversa, con questi tori rossi, con queste porte, e ci sono sempre degli shrine in cui si può pregare, ma è un modo molto diverso di vivere la religione confronto a come siamo abituati.
e ovviamente ho assaggiato anche i mochi tipici, che sono questi dolcetti che avete visto, e poi il Fushimi Inari, che è uno dei posti più fotografati del Giappone, questi infiniti torii rossi, queste porte, e su tutta la montagna che portano a un tempio, ma vedete queste porte, questo percorso praticamente fino alla cima della montagna. Tendenzialmente portano cioè danno un po' l'entrata verso una zona spiritualmente consacrata, ma lì sono su tutta la montagna. E poi verso Kyoto siamo tornati a visitare le ultime cose che volevamo vedere, ad esempio i gyoza stellati in questo ristorante ex stellato, e poi il famoso Starbucks di Kyoto. Ultimi momenti e poi tornati a casa. E ho assaggiato ovviamente il pan melon, anzi il melon pan. Ecco qua ragazzi, grazie per aver guardato il vlog, per qualsiasi cosa scrivetemi pure un commento, iscrivetevi e settimana prossima esce l'ultima parte del vlog, quindi la quarta parte. Grazie mille per il supporto, è stato un viaggio pazzesco e ogni volta che mi metto qua a editare questo video veramente mi vengono le lacrime agli occhi proprio per quanto mi manca quella parte, quella zona, quelle persone, tutto, 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 tutto. Grazie ragazzi e alla prossima.